oggi abbiamo fatto i muffin salati e vi facciamo vedere quanto è facile questa ricetta, ci vuole un po' di fantasia, ma la combinazione l'abbiamo studiata noi per voi. Vediamo la ricetta. Con la nostra ricetta ve ne vengono 6. Gli ingredienti che utilizziamo per fare i muffin salati sono 2 uova grandi, 4 cucchiai di latte, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 100 g di farina, noi utilizziamo la 1, la 0 o la 00, un cucchiaino di lievito istantaneo e nell'impasto ci mettiamo un cucchiaino di sale, però assaggiate perché ovviamente questo è a gusto vostro. Per quanto riguarda gli abbinamenti se ne possono fare diversi, noi oggi metteremo 100 g di scamorza. Le verdure che utilizziamo sono 150 g di zucchine, 150 g di patate e 100 g di peperone. E infine 3 cucchiai di parmigiano reggiano. Cominciamo grattugiando le zucchine. La patata. Tagliamo il peperone, vedete, a strisce. Questa è una ricetta facilissima che non richiede particolari abilità, quindi davvero possono farla tutti. L'unica skill richiesta è la fantasia nelle combinazioni. Noi oggi vi stiamo facendo vedere una combinazione vegetariana in modo che sia versatile ed adatta a tutti. Ma in generale potete poi consultare il nostro sito www.cucinageek.it per altre idee su altre combinazioni. Per esempio il peperone potete sostituirlo con la carota, soprattutto se dovete preparare questi muffin salati per i bambini. A questo punto ci aggiungiamo le uova. Alla fine sono 2 uova per 6 persone perché andremo a fare 6 mini tortini salati. Aggiungiamo 4 cucchiai di latte, e aggiungiamo 2 cucchiai di olio. Questa ricetta è collaudata, quindi se dovete fare dei muffin vegetariani questa composizione è davvero perfetta. Aggiungiamo il parmigiano reggiano, stiamo aggiungendo il sale, un cucchiaino, se vi piacciono più salati aggiungete il sale ovviamente e amalgamiamo. Se li dovete fare per un buffet magari utilizzate quelle cartine tipiche dei muffin, per esempio da Ikea se ne trovano di carinissime, però noi oggi andremo ad utilizzare uno stampo in silicone che abbiamo. Stiamo grattugiando anche la scamorza. Aggiungiamo la scamorza al composto, si prepara in 10 minuti, poi vedete gli ingredienti si mettono tutti insieme in una ciotola, non si sporcano neanche tante cose, quindi ottimo. E stiamo aggiungendo il pepe, amalgamiamo il tutto. Stiamo aggiungendo adesso la farina. E il lievito setacciato. Il bello poi di questi tortini, questi muffin salati, che si mantengono a lungo morbidi e soffici, per questo si prestano tantissimo a buffet, preparazioni insomma in cui questi cibi si devono mantenere. In ogni caso questi muffin da cotti li potete anche congelare e tirare fuori all'occorrenza, quindi se dovete organizzare una festa, volete portare avanti con il lavoro, potete farlo. Amalgamate per bene. Preriscaldiamo il forno a 190 gradi ventilato.
Noi utilizzeremo questo stampo, vedete, in silicone, è comodissimo perché vedete si piega e quindi non ingombra negli stipi, però potete utilizzare anche quelli di ceramica, ovviamente carini anche per servire questi muffin tra gli antipasti, per esempio di una cena. Un goccino di olio all'interno dello stampo. Lo appoggiamo in una teglia così ci rimane stabile, essendo molto pieghevole. E con un cucchiaio, quindi davvero facilissimo, andiamo a mettere il composto all'interno degli stampini. A questo punto ci mettiamo un goccino di olio anche sopra, pochissimo, I nostri muffin salati sono pronti ad andare in forno, 190 gradi, sempre ventilato. Dopo 30 minuti li sforniamo. Ed eccoli qui, vedete, i nostri muffin vegetariani sono pronti, guardate come sono cresciuti, sono sofficissimi. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito fatecelo sapere nei commenti, ma soprattutto diteci voi come fate i muffin salati, se avete altre idee di combinazioni che avete già provato, quindi collaudate, sono buonissime, fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale YouTube, se volete vedere altre ricette come questa dovete cliccare sulla campanella, altrimenti non ricevete le notifiche. Se rifate i nostri muffin, mi raccomando, taggateci su Instagram e mandateci la foto nel gruppo Facebook che è diventato un gruppo attivissimo. Alla prossima ricetta, ciao!